Ciao a tutti, benvenuti al mio canale Greedy Web. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella che sta sotto il video. Iniziamo facendo il latticello. Non avendolo trovato perché è un po' difficile da trovare nei supermercati, lo facciamo noi e si fa con 120 g di latte, 120 g di yogurt magro bianco e il succo di mezzo limone. Uniamo tutto nella stessa ciotola e mescoliamo bene. Adesso lo facciamo riposare 30 minuti. A dopo. Per prima cosa imburriamo e infariniamo una teglia di 20 cm o 2 teglie. Per sicurezza foderiamo con la carta forno il fondo. Pieghiamo in due, capovolgiamo la teglia e prendiamo dal centro la misura. Se ci sono delle imperfezioni ripieghiamo e la tagliamo un po'. L'ho imburrata perché così aderisce meglio la carta forno sul fondo. Prendiamo il pezzo di burro e imburriamo anche la carta forno. Accendiamo il forno a 175 gradi. Per fare la red velvet ci vogliono 275 g di farina, un cucchiaino di sale, 15 g di cacao amaro, 115 g di burro, 300 g di zucchero, 2 uova grandi, un cucchiaino di estratto di vaniglia, 240 g di latticello che noi abbiamo preparato prima, 2 cucchiaini di colorante rosso red, poi sotto vi metto il link per prendere questo perché altrimenti non vi verrà bella rossa, un cucchiaino di aceto e un cucchiaino di bicarbonato. Cominciamo mettendo il colorante nel latticello. Non usate coloranti liquidi, serve questo, neanche in polvere perché quelli in polvere cambiano il sapore della torta. Servono 2 cucchiaini belli pieni di colorante. Prendiamo la nostra ciotola, mescoliamo cacao e farina e il sale, prima con una forchetta per dargli una prima mescolata e setacciamo. Cominciamo. Mettiamo il burro nella nostra ciotola e lo lavoriamo con le fruste. Aggiungiamo lo zucchero. Con una forchetta rompiamo le uova, aggiungiamo le uova uno per volta e lavoriamo bene prima di aggiungere l'altro. Con una spatola, prima di continuare, puliamo i bordi della ciotola, aggiungiamo il cucchiaino di estratto di vaniglia e facciamo montare un altro po' il burro con le uova. Togliamo le fruste e continuiamo con una spatola perché questo composto deve essere lavorato poco, infatti nelle descrizioni c'è scritto di lavorarlo a bassa velocità, a mano è meglio. Adesso dobbiamo aggiungere il latticello e la farina, la aggiungeremo a 3 volte. Iniziamo con la farina, la dividiamo in 3. Aggiungiamo metà del latticello che avevamo preparato con il colorante. Tutto il latticello. E il resto della farina. Adesso un passaggio importante perché dobbiamo fissare il colorante alla pasta e dobbiamo farla lievitare. Un cucchiaino di bicarbonato e un cucchiaino di aceto di vino bianco, essendo quello di mele dobbiamo metterne 1,5. Mescoliamo veloce, aggiungiamo una mescolata veloce per farla andare da tutte le parti. Come vedete risalta ancora di più il rosso.
Ecco fatto. Non dobbiamo mescolarla tanto e velocemente la versiamo nella teglia già imburrata e infarinata. Livelliamo bene e portiamo in forno a cuocere a 175 gradi per il tempo della cottura, perché io non ho diviso l'impasto, lo faccio tutto in un unico perché ne ho una teglia, fino a che lo stecchino esce pulito ed è cotta. A dopo, rieccoci, guardate com'è bella rossa. Adesso la dobbiamo lasciare qui per una quindicina di minuti sulla gratella a raffreddare, e quando è completamente fredda la capovolgiamo, la tiriamo fuori dalla teglia, la avvolgiamo nella pellicola e la mettiamo in frigo per tutta la notte. A domani! Rieccoci la mattina dopo, l'abbiamo messo in frigo tutta la notte, avvolto nella pellicola, e adesso lo tagliamo prima a strati e poi facciamo la crema. Le briciole non le fate mangiare da vostra figlia perché vi serviranno dopo. Rieccoci, facciamo il frosting per la torta. Ci vogliono 250 g di mascarpone, 250 g di Philadelphia, 115 g di zucchero a velo, 360 g di panna montata e un cucchiaino di estratto di vaniglia. Ci mettiamo il mascarpone, Philadelphia, iniziamo a montare. Aggiungiamo il cucchiaino di estratto di vaniglia e lo zucchero a velo e montiamo. Aggiungiamo poco alla volta la panna e mescoliamo. Sì. Dobbiamo dividere per 4 adesso questo. La possiamo lasciare nuda così che si vedono tutti gli strati, oppure come dice Silvia, sente freddo e la ricopriamo. Puliamo. Adesso prendiamo le briciole che ci avevamo lasciato e le cospargiamo sulla torta. Che contrasto bianco-rosso che fa bello. Adesso la poniamo in frigo per qualche oretta prima di aprirla. A dopo. E adesso la tagliamo. Una piccola fetta di chi è? La mia. Ah, ecco. Gli piace? Uguale da tutte e due le parti. Levati. Facciamo l'assaggio di Silvia. Vi è piaciuta la ricetta? Fatemelo sapere nei commenti. Mandatemi le foto se le fate
e alla prossima!